amici, per vedere l'elefante oggi parliamo di farina. La farina è da sempre una fonte primaria di nutrimento per l'uomo e la sua origine si perde nella notte dei tempi. La parola farina deriva dal latino farina e a sua volta derivato da far, il farro, che cereale usato dai romani per le loro preparazioni. Oggi con il termine farina si indica un preparato macinato da cereali, frutta secca come mandorle o nocciole, legumi o semi di varie piante. Prima e durante la macinatura vengono fatte selezioni che portano a diversi tipi di prodotto. Per il grano tenero, nomi come farina 00, 0, 1, 2 e integrale indicano la maggiore o minore raffinatezza delle farine, dalla 00, la più pulita e diciamo così pura, all'integrale, la più ricca. Da un'altra varietà di grano, il cosiddetto grano duro, derivano semola, semolato e rimacinato, utilizzati per la preparazione di pane e pasta. Perché in un'ottica igienista è preferibile utilizzare le farine integrali o con minore lavorazione possibile? Vediamo. Al di là degli ovvi motivi nutrizionali, cioè che più si utilizzano forme vicine all'integrale, più gli alimenti sono ricchi dal punto di vista nutrizionale, ci sono altri due motivi che ritengo fondamentali. Vediamo quali. Primo motivo, la farina bianca, quella 00 per intenderci, grazie al suo contenuto di amidi e glutine, crea una specie di colla. Chi è di voi che non ha mai fatto la colla con la farina per i suoi giochi di bimbo? Se non l'avete mai fatta, provateci perché è una colla eccezionale. Bene, questa colla si attacca ai villi intestinali che sono deputati all'assorbimento dei nutrienti e questo fa sì che l'assimilazione degli elementi apportati dal cibo sia parziale. 2. A partire dagli anni 70, con l'avvento della produzione industriale di massa, la produzione di farine si è adattata alla crescente richiesta. Principali fornitori di farine per l'industria sono diventati gli Stati Uniti e il Canada e se da una parte le varietà di grano locali sono andate scomparendo, la produzione massiva ha portato a necessità importanti di stoccaggio e di trasporto. Per farla breve, le grandi quantità di grano necessarie alla produzione di farina, oltre ad avere problemi di muffe derivanti dai lunghi stoccaggi nei silos durante il trasporto, che generalmente avviene in nave, erano attaccabili da malattie ed insetti. La tecnologia quindi è andata in aiuto e uno dei principali insetti che attaccavano il grano è il Cimonius notabilis e le tecniche di modificazione genetica in sviluppo in quel periodo hanno sopperito al problema. Quindi il grano è stato ibridato con il suo parassita principale, in modo che il Cimonius all'attacco riconoscesse i suoi stessi geni e desistesse dall'insidiare le spighe. Risultato? I parassiti a corda, il cui DNA è al 98% compatibile proprio con il Cimonius notabilis. I parassiti a corda sono una nuova specie di parassiti sulla quale il mondo scientifico è ancora in grande dibattimento. Si inizia a palesare ora il collegamento diretto tra questi parassiti che si sviluppano nell'uomo a partire da una forma mucoide fino ad arrivare ad individui formati veri e propri ed il grano modificato geneticamente con il Cimonius notabilis. Purtroppo chi ha mangiato prodotti industriali a partire dagli anni 80, cioè moltissimi di noi, è probabilmente vittima dei parassiti a corda. Tanto è vero che tutti, e sottolineo tutti, coloro che nella mia esperienza hanno fatto un periodo di detox forte o di digiuno, si sono ritrovati ad espellere una quantità di parassiti e fra tutti proprio i corda, che è sempre più chiaro che derivino dal grano modificato dall'industria. Alziamo ancora un po' l'asticella.
E sottolineiamo che la moda di questi ultimi tempi è quella di aggiungere, arricchire gli ingredienti forniti da madre natura di vitamine, di minerali, di aminoacidi. E sinceramente non so se possiamo stare così tranquilli e fidarci ciecamente dei prodotti industriali che, pur rispettando le prescrizioni di legge, hanno un buon margine per giocare con gli ingredienti delle loro preparazioni. Che quindi è molto meglio far da sé, recuperare la capacità di preparare pane, pasta e dolci all'antica a partire dai prodotti locali, preferibili sia dal punto di vista nutrizionale che dell'ambiente. Iniziamo quindi da questo Natale con una ricettina facile che si può preparare anche con i nostri bambini: il pane di Babbo Natale. Vediamo come. Ingredienti: 250 g di farina tipo 2, 250 g di farina integrale. Volendo possiamo arricchire il nostro pane con una manciata di noci sgusciate e tritate grossolanamente o con una manciata di olive nere sott'olio tritate. 10 g di sale, 2 g di lievito di birra secco o circa 6, un quarto di panetto, di lievito di birra fresco, 4 g di miele, 350 g di acqua tiepida, circa 28 gradi, 10 g di olio extravergine d'oliva, 2 olive nere sott'olio intere, un cucchiaino di concentrato di pomodoro in mezza tazzina da caffè di acqua. Siamo pronti? Buone feste! Eccoci qua. Allora, cominciamo con prendere la bilancia. Abbiamo una brocca, ovviamente prendiamo la tara e iniziamo con 350 g di acqua. Miele, 4 grammi, sale, 10 grammi, ok, olio extravergine d'oliva, ne mettiamo 10 grammi. Benissimo, tutto nell'impastatrice e mescoliamo per qualche minuto. Poi farina di tipo 2, tipo 2, (250 grammi). E mescoliamo 250 g di farina integrale, e mettiamo il lievito 2 grammi, pochino. Mescoliamo il secco. Minuti lo mettiamo ad impastare. 15 minuti. Ok, dunque sono trascorsi 15 minuti, quindi noi possiamo prendere il nostro impasto e metterlo sulla spianatoia. Se potete vedere, io mi farò un po' le mani, ma vedete come l'impasto è morbido ma non si spezza. Vedete, per via della maglia glutinica questo fa queste colate che non si spezzano.
come una specie di chewing gum, diciamo molto lento, veramente, però vedete, ecco qua, ricavo il massimo che posso, vedete. E a questo punto lo raccolgo, gli do ancora un paio di pieghe, risulta un pasto piuttosto lento. E quando sono pronta, appunto, ho unto con l'olio bene una ciotola capiente, ovviamente anche le mani, e piegandolo ancora su di sé lo metto qui e lo preparo per mettere a riposare. Andiamo nel frigo fino a domani mattina. Ed eccoci qua, alla mattina abbiamo trovato il nostro impasto che, come vedete, è prepotentemente lievitato, e quindi adesso lo raccogliamo sulla spianatoia. Chiaramente mettiamo sotto un po' di farina, lui si sgonfierà, ma non abbiate paura perché dopo lievita di nuovo. Ecco qui, e abbiamo la nostra pasta del pane. Come vedete è ben lievitata e non ha più quella consistenza molle appiccicosa che aveva prima. Ne formiamo una palla, ok? Da questa palla ne stacchiamo circa un sesto. E la teniamo da parte. Ora questa parte che è rimasta dobbiamo dare una forma triangolare piuttosto allungata. Facciamo attenzione se ci sono rimaste bolle d'aria all'interno e cerchiamo di eliminarle. La pasta è molto elastica, quindi è facile che torni indietro, ma noi schiacciando dolcemente, lentamente, se è necessario mettiamo ancora un po' di farina. Sostanzialmente cerchiamo di avere una parte più allungata che sarà il nostro berretto. Quando siamo pronti ci possiamo trasferire sulla carta forno. E continuiamo a dare questa forma piuttosto allungata. La forma allungata è pronta, li pieghiamo la punta che sarà il nostro berretto. Da questa parte di pasta che abbiamo tenuto dobbiamo prendere 2 pezzi per fare le palline e un pezzo per fare la striscia del berretto.
parte sarà la nostra striscia, vedrete. Se è troppo lunga la possiamo mettere un po' sotto. Una pallina sarà il pompon e una pallina sarà il naso di Babbo Natale. Con un pochino di acqua nel nostro concentrato di pomodoro prepariamo il colore, vedete poca, poi ormai non si serve, ma sempre e con questo possiamo colorare. Abbiamo la pallina che sarà il cappello, che sarà il pompon, e la mettiamo a fare pompon. Abbiamo l'altra pallina che sarà il nasone di Babbo Natale e la mettiamo a fare il nasone. Lasciamo almeno 4 dita, una mano sotto il naso per creare la barba. Abbiamo preso poi le olive, cerchiamo di prendere più simili possibile, sia nel colore che nella forma, e le disponiamo a creare le occhi. Poi con una forbice prepariamo la barba. Poi possiamo arrotolare tra di loro le strisce di barba in modo da dare una sensazione di movimento. Se si incollano li togliamo. Ed eccoci qui, il nostro pane è pronto. Lo trasferiamo nella teglia, adesso lo trasferiamo nella teglia. Voilà. E lo facciamo riposare ancora coperto per circa un'oretta, finché non lievita. Ci vediamo più tardi. Ecco qua, dopo la lievitazione siamo pronti per cuocere il pane. Dettaglio dell'ultimo minuto, aggiungiamo un pochettino di farina, bagniamo un po' la barba e il cappello e aggiungiamoci un po' di farina in modo che rimarrà più bianco e sembrerà effettivamente il cappello e la barba bianca. Eccoci, siamo pronti ad infornare. E questo è il risultato, il pane di Babbo Natale.